Ehi marmai e ben ritrovati sul canale, sono Ben, rieccoci all'appuntamento settimanale con le notizie sulla VR e sul gaming. Mamma mia ragazzi, ma che sta diventando questo video delle notizie settimanali? Guardate che spettacolo, che professionalità! Ragazzi per favore disattivate l'adblock e aggiornate la pagina per fare partire questo video con le pubblicità, a voi non costa nulla, per me vuol dire tanto, quindi grazie mille. Grazie Christian per il supporto della scorsa settimana, ti ringrazio, ti mando un grandissimo abbraccio e grazie a tutti gli altri per la visione completa dei miei video, like, condivisioni, commenti e tutta l'attività sul canale. Grazie a chi è di passaggio e grazie ai nuovi iscritti. Partiamo subito con le notizie. Avete fatto la migrazione del vostro account Oculus su Meta? Se non l'avete fatta fatelo, perché entro il 29 marzo gli account Oculus che non saranno stati migrati verranno eliminati. Questo significa che tutte le informazioni contenute nell'account, compresi i giochi acquistati, saranno cancellati. Questa procedura è stata avviata già qualche anno fa quando Facebook divenne Meta. Allora venne suggerito a tutti gli account Oculus di migrare il loro account su Meta per mantenere tutte le informazioni, gli amici, i DLC, i giochi, gli obiettivi e molto altro. Finora non era un'operazione obbligatoria, tranne per quelli che acquistavano un nuovo visore, il quale doveva essere necessariamente attivato tramite un account Meta. Per i vecchi utenti Oculus invece c'era la possibilità di mantenere il loro account. Adesso il tempo sta scadendo e il 29 marzo gli account Oculus che non saranno stati migrati verranno eliminati. Affrettatevi e non dite poi di non essere stati avvisati, E guardate qui ragazzi, quello che state vedendo alle mie spalle in questo momento non è un gioco, non è un video girato con una camera 360, ma è un ambiente iperrealistico in VR che sta girando su Quest in standalone. Lo sviluppatore Oneiros ha creato Oniri Forest, quella che potremmo definire come una tech demo gratuita per mostrare le potenzialità della piattaforma Oniri, un nuovo strumento che converte un ambiente 3D incredibilmente dettagliato in una scena Unity che può essere eseguita in standalone. Quindi, senza un PC, senza limiti di qualità delle texture, senza limiti di conteggio dei poligoni, senza limiti di effetti di luce, ombre, numero di modelli. Ho provato la demo, a proposito potete scaricarla gratuitamente su AppLab. Beh, che dire, l'impatto estetico è formidabile. Mai provato nulla di simile nemmeno su PC, ma c'è pochissimo da fare, praticamente nulla. Ci sono alcuni punti fissi verso i quali potete teletrasportarvi. Non potete interagire con l'ambiente circostante, con gli elementi aggiunti. È solo un giretto di qualche secondo nella foresta per capire le potenzialità di questo strumento. Fateci un giro e immaginate un enorme T-Rex che sbuca dal fogliame con una qualità ultra realistica. Nei report periodici che mostrano la percentuale di utenza che utilizza i vari visori VR su Steam spuntano Big Screen Beyond e Vario Aero. A parte questo nuovo inserimento non ci sono particolari fluttuazioni né sul calo dell'utenza Quest 2 né sull'aumento dell'utenza Quest 3. Sono dati che rimangono più o meno gli stessi. Quello che mi stupisce veramente è vedere Valve Index e Rift S ancora tra le prime posizioni. Visori che negli anni d'oro della VR si sono dati battaglia alternandosi tra primo e secondo posto, fino all'arrivo di Quest 2 che ha rapidamente guadagnato la prima posizione per non abbandonarla mai più. Non è un mistero fra l'altro che i visori Big Screen e Vario vengano usati rispettivamente solo allo 0,15 e 0,14% dell'utenza. Infatti, pur essendo una soluzione hardware migliore in termini di risoluzione e qualità dell'immagine, restano comunque periferiche con un costo molto meno accessibile e richiedono l'utilizzo di basi esterne per il tracciamento, ormai sempre più in disuso, soprattutto per la fascia economica della VR, che è quella poi più richiesta e più utilizzata. Qualche tempo fa vi ho parlato dello sviluppo di un gioco di ruolo da tavolo in VR basato su Dungeons & Dragons, che dovrebbe aggiungersi alla lista di giochi VR sul genere insieme a Dimio e Dungeon Full Dive. Ed è proprio di quest'ultimo che vi parlo oggi, perché nell'attesa di D&D VR, Dungeon Full Dive è quello che dovrebbe avvicinarsi maggiormente all'esperienza originale. Gli sviluppatori stessi infatti non lo definiscono come un gioco, ma come un kit
account per creare giochi di ruolo da tavolo, grazie al quale possono essere create da zero avventure di gruppo nelle quali qualsiasi giocatore può impersonare qualsiasi personaggio si desidera. C'è una novità che riguarda questo gioco ed è il cambio sul prezzo. Infatti Dungeon Full Dive è diventato gratuito per tutti i giocatori, mentre i Game Master potranno acquistarlo al prezzo di $50. Ma quali sono le differenze tra le due versioni? In entrambi si può giocare online con amici, creare le proprie miniature e personaggi con un limite di 3 per la versione gratuita e senza limiti per la versione GM, creazione di mappe personalizzate con un limite di 2 per la versione gratuita e illimitato per la versione GM, e attenzione perché solo i GM potranno ospitare sessioni di gioco e accedere agli strumenti Game Master. Infine solo i GM avranno accesso a un set di dadi esclusivo. Non è ancora disponibile la data di uscita di Dungeon Full Dive, ma è già disponibile su SteamVR l'accesso anticipato per la Game Master Edition. Probabilmente non ve ne sarete neanche accorti, ma per un breve lasso di tempo la settimana scorsa è stato impossibile utilizzare i visori meta a causa di un crash dei server. Il problema ovviamente non ha riguardato soltanto i visori, ma un po' tutto l'ecosistema meta: Facebook, WhatsApp, Instagram, eccetera. Per molti utenti poi non è neanche stato necessario dover riaccedere ai propri account, mentre per qualcun altro la cosa ha creato non pochi problemi, visto che questi vengono utilizzati da molti anche come strumenti di lavoro, ad esempio per scopi pubblicitari o di diffusione. La cosa un po' fa pensare e per certi aspetti spaventa. Che lo si voglia o meno, un giorno si deciderà di eliminare il denaro contante. Sappiate che succederà per forza. Io non riesco a immaginare un futuro con monete o banconote. Quindi il passaggio verso sistemi di pagamento completamente elettronici e automatici avverrà per forza. E mi chiedo cosa succederà laddove, a causa di un crash o un problema simile, miliardi di persone in tutto il mondo potrebbero rimanere per periodi più o meno brevi senza crediti, perché immagino anche un futuro con una moneta unica mondiale. Mi chiedo chi avrà il controllo di questi sistemi, chi deciderà a chi dare e quanti crediti dare. Oppure immaginate per un attimo le diverse situazioni attuali, la guerra russo-ucraina, Israele contro Palestina. Ecco, in questi casi qualche governo che avrà il potere di decidere e agire su questi sistemi, decide di stare dall'una o dall'altra parte e decide di colpire i cattivi disattivando i loro sistemi di pagamento, che è anche un po' quello che già viene messo in pratica in Cina, dove un sistema sociale a crediti è già in funzione. Non mi preoccupa il fatto di non avere contante. Io stesso, ormai da sempre, vado in giro solo con la carta, non uso più il contante ormai da secoli, ma mi preoccupa chi avrà il controllo di questo sistema e dell'uso che potrebbe farne. Fatemi sapere tra i commenti cosa ne pensate. E adesso vi parlo di una notizia che mi suona un po' come un piagnisteo. È la ricerca di un capro espiatorio per cercare le cause del proprio fallimento altrove, piuttosto che fare ammenda e riconoscere le proprie colpe. È il caso di Plutosphere, che sta chiudendo i propri server, dando la colpa a Meta, che continua a vietare il cloud gaming VR sullo store Quest e su App Lab. Per chi non lo sapesse, Plutosphere è un prototipo di servizio di cloud gaming per giochi VR. Per dirla in maniera semplice, è il Google Stadia della VR e consentirebbe di giocare a tutti i giochi PC VR in standalone, quindi senza avere un PC. Sembra tutto fantastico se non fosse per il fatto che io stesso, quando ho provato per un periodo Plutosphere, non ne sono rimasto particolarmente colpito. Il procedimento per far funzionare il servizio e accedere ai giochi è piuttosto macchinoso. Pur avendo acquistato crediti, i tempi di attesa per accedere al servizio erano piuttosto lunghi e anche quando si riusciva ad accedere, l'esperienza di gioco non era delle migliori, con lag e tempi di risposta lunghissimi che rendevano pressappoco ingiocabile i vari titoli, soprattutto per noi italiani che abbiamo i server più vicini in Germania. Inoltre il servizio
non ha mai raggiunto una sua versione definitiva, rimanendo per anni in una specie di eterna beta, senza mai però apportare modifiche significative che lo migliorassero davvero. Come potrebbe Meta portare ai propri utenti un servizio del genere? Se davvero volevano convincere Meta che questo servizio era valido, avrebbero dovuto lavorarci di più. Meta dà già la possibilità di utilizzare visori su PC, quindi per quale motivo avrebbero dovuto vietare il cloud gaming, visto che già lo fanno con Xbox? Sta per arrivare il nuovo aggiornamento, la V63, per il firmware dei visori Meta. Le principali modifiche e aggiunte riguardano una nuova modalità sdraiata e per assurdo solo su Quest 2 e Quest Pro, ma non su Quest 3. Grazie a questa funzione sarà possibile utilizzare tutte le app da sdraiati. Basta sdraiarsi, assumere la posizione desiderata e tenere premuto il tasto Meta sul controller destro per ricentrare la visuale, e il tutto ruoterà di 90 gradi verso l'alto. Per poter utilizzare app e perfino giochi da sdraiati, non voglio neanche immaginare i fiumi di vomito che scorreranno per chi proverà a giocare con questa modalità, ma immagino però che per tutti quelli che hanno speso 600 euro per guardare film, serie TV oppure video su YouTube, piuttosto che farlo su uno schermo come tutte le persone normali, possa avere un senso. 3R Games, lo sviluppatore di Thief Simulator VR, ha deciso di fare un regalo alla propria community, e forse anche una spintarella per tutti quelli che stavano tenendo d'occhio questo gioco, per convincerli a fare l'acquisto. Il regalo consiste in un capitolo di inizio chiamato Prologo. Finora i giocatori erano impegnati nel doversi recare in case e appartamenti ricchi di oggetti di valore da rubare e rivendere in una serie di missioni slegate una dopo l'altra. Adesso invece questo prologo sembra aprire a una vera e propria storia. In questo primo capitolo infatti i giocatori dovranno fuggire da una prigione e no, non pensate, ecco questo è quello che succede quando ti metti a rubare, perché il prologo è un prequel, cioè prima della serie di furti di Greenview Street. Il gioco è stato lanciato come sandbox nel 2019 e ha ricevuto una serie di miglioramenti, aggiornamenti, e se avrò il tempo vi porterò il gameplay del prologo per farvi conoscere il gioco, quindi continuate a seguire. E concludiamo con due novità che riguardano Walkabout Minigolf, un nuovo campo già disponibile che è Ice Lair e un campo in arrivo dedicato a Wallace and Gromit. La novità in Ice Lair non è soltanto l'ambiente artico e imbiancato, ma come sempre c'è un nuovo elemento che rende più difficile mandare le palline in buca, ossia il ghiaccio. Infatti in alcuni punti le palline scivolano, ma non è tutto, perché come tutti i campi della serie Lair, in Ice Lair c'è un raggio che colpendo la pallina lo trasforma in un cubetto di ghiaccio. E per la prima volta questo cambia drasticamente la fisica della pallina. L'altro campo, come dicevo, è dedicato alla serie animata in stop motion Wallace and Gromit e il campo si articola all'interno della famosissima casa di West Wallaby Street, piena di strani marchingegni. Non ci sono ancora molti dettagli sui contenuti, non c'è neanche una data di uscita, ma continuate a seguire e vi farò sapere quando sarà il momento. Bene, avanzi di VR, queste erano le migliori notizie della settimana su VR e gaming. Grazie per la visione completa. Like, iscrivetevi, attivate tutte le notifiche per rimanere aggiornati e supportate il canale tramite il tasto super grazie. Date anche uno sguardo ai link che trovate sempre nel primo commento e nella descrizione, come i link Amazon per l'acquisto di Quest 3 o altri visori VR, link per ricevere 30 euro di credito all'attivazione di un nuovo visore Meta, gruppo Telegram con giochi Meta al 25% di sconto e tanti link per l'acquisto di accessori per visori VR delle migliori marche come Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover e le lenti graduate VR Rock per giocare in VR senza occhiali e adesso anche Aubica. Utilizzando questi link non solo date una mano al canale, ma ricevete degli sconti per risparmiare qualche soldo. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima. Yo ho, marmaglia!